Finisce qua. Allora, Inter batte Udinese 2-0 e approda ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio, e quindi ci ritroveremo di fronte subito dopo questo pesante 6-0 dove non siamo stati troppo rispettosi. Oggi siamo stati rispettosi, lo chiediamo a voi, o osservatori e commentatori vari. Fateci sapere se quest'Inter è stata abbastanza rispettosa. Credo di no, Simo. Secondo me ci sarà da ridire, perché l'Inter vince con una squadra totalmente sperimentale, con tantissime rotazioni, molto più di un Inter da turnover, che però domina questa Udinese, che praticamente non ha fatto nulla, poca roba davvero questa Udinese, che è anche in un momento in termini di risultati negativo, perché arrivava da 5 sconfitte nelle ultime 7 partite. Ma io mi prendo più che altro le buone informazioni che sono arrivate da un Inter che, pur giocando con tanti giocatori alternativi, molto spesso abbiamo detto, quando cambi tanti giocatori viene meno il gioco dell'Inter. Questa volta invece è stato un Inter che, cambiando tanti giocatori, ha cambiato anche più approccio, è stata più verticale, ha messo in mostra tanti giocatori, tant'è che secondo me faremo fatica ad individuare il migliore in campo. Poi tra poco ne parliamo, perché in tanti hanno fatto bene. È un Inter che domina con la formazione sperimentale, poi tornerà qua il discorso: l'Inter ha due squadre, non ha due squadre, l'Inter ha buoni giocatori, ma soprattutto probabilmente sta entrando in un periodo di forma veramente molto molto positivo. Segnano Arnautovic e Aslani. Ad Arnautovic ha fatto benissimo il gol, perché poi si è rivitalizzato, è stato dentro la partita e probabilmente si merita anche lui di finire menzionato tra i migliori. Segna un gran gol Aslani direttamente da calcio d'angolo. Abbiamo visto anche Palacios nel finale, abbiamo visto il test di Bissac da centrale, che tra poco ne voglio parlare con te. Tante buone cose per un Inter che ha fatto rifiatare titolarissimi, ha portato a casa il passaggio del turno, un Inter che porta mentalità. C'è chi la Coppa Italia la snobba, c'è chi le competizioni non le vuole fare, si vuole concentrare soltanto su una. Sono stato preso in giro qualche mese fa quando parlavo di un Inter che vuole fare una stagione alla Manchester City. Come diceva anche il nostro Domenico nel club, stai a vedere che tra un po' sarà il Manchester City a voler fare una stagione alla Inter, Simo. Beh, dai, provochiamo un po'. In questo preciso momento il Manchester City vorrebbe essere l'Inter, a livello di momento di stagione, un pochino come provocazione, ma fino a un certo punto. No, oggi molto bene. Devo dire che, andando a memoria, è stata la migliore partita dell'Inter piena di riserve dell'era Inzaghi, perché la preoccupazione che ci potessero essere dei problemi dovuti appunto alla mancanza di abitudine nel giocare insieme da parte di questi ragazzi e per alcuni proprio abitudine di giocare, perché hanno giocato veramente poco, c'era nel prepartita ed era legittima. In campo non si è vista, per la maggior parte del tempo non si è vista. L'Inter ha giocato una buona partita, non è stata dirompente, ma non ce n'era neanche bisogno per il tipo di gara. Ha controllato. Seconda soltanto al secondo tempo di Lisbona contro il Benfica. Sì, dove poi però qualche titolare era entrato, mi sembra, ad un certo punto. Però sì, esatto. Sì, Sono contento perché non pensavo, ecco, pensavo qualche difficoltà in più, qualche ingranaggio meno oliato. Invece ho visto una buona interpretazione. L'Udinese non è mai entrata in partita, e anche a livello di singoli, ecco, adesso approfondiremo, ma hanno fatto praticamente tutti bene, chi più chi meno. Allora, consideriamo che nel primo tempo non abbiamo visto praticamente Josep Martinez. Andiamo per reparti, Simo, perché secondo me questa partita ci dà delle indicazioni soprattutto sui singoli, come dicevamo. La cosa che mi è piaciuta, parlando di squadra, come detto, è che, non avendo tanti interpreti classici, soliti, a cui siamo abituati, abbiamo visto un Inter cambiare approccio, diventare più verticale. Questo è stato un fattore, secondo me è stata anche una precisa richiesta da parte di Simone Inzaghi, che ha permesso, ecco, a diversi giocatori di mettersi in mostra. Partendo però per reparti, Josep Martinez praticamente mai impegnato, assolutamente mai visto, poi si accende tutto nel finale. Nel finale fa una grande parata su Touré, una buonissima uscita su un calcio d'angolo e un'altra parata nel finale su un tiro che blocca in 2 tempi. Mi è piaciuto di Martinez questo suo approccio al voler essere subito rapido, subito veloce nelle ripartenze. Anche Sommer lo fa, ma molte volte Sommer si prende anche qualche minuto per far impostare tutti. Invece Martinez, grandissima parata su Touré che aveva calciato un missile, e poi mi è piaciuta questa attitudine molto verticale così. Se non vuoi aggiungere qualcosa su Martinez, Simo, ti chiedo della difesa, dimmi tu, dove
paradossalmente Darmian è stato il peggiore dei 3, secondo me, con qualche sbavaturina che ha rischiato anche di crearci qualche problema. Bastoni da quella parte all'inizio un po' ha attaccato l'Udinese, ma poi ha fatto assolutamente il suo. Bissek da centrale, finalmente la mia battaglia sì, con Inzaghi che lo prova lì, e per me ha fatto una bella partita davvero, con ricordo pochissime sbavature, ha vinto tutti i duelli aerei, stavo guardando le statistiche, poi adesso la partita è appena finita, poi le rianalizzeremo più a freddo, e l'ho visto anche bello motivato in termini di carisma, cosa che è importantissima per quel ruolo lì, anche con i piedi, tanti passaggi indovinati, prendendosi anche qualche rischio. Tra l'altro, c'è un'azione dal palo di Taremi che nasce da un recupero di Bissek che va subito verticale, 50 metri verticale, e manda in porta Taremi. Abbiamo seminato un nuovo cambio ruolo visto da Inzaghi? Ma è possibile. La cosa che mi ha piacevolmente sorpreso del Bissek di oggi è l'impressione, proprio a livello di sensazione visiva, che non fosse un pesce fuor d'acqua. Al di là che poi azzecchi l'intervento, il movimento, che poi l'errore ci può anche stare, anche se oggi non mi pare ne abbia fatti, però non ho mai avuto l'impressione che fosse in una posizione diversa dal solito. Cioè sembrava completamente in controllo, e questo non è scontato, perché di fatto quel ruolo qui non lo ha mai ricoperto, e giocare da centrale non da braccetto su alcune situazioni cambia tutto, proprio anche nel modo in cui devi gestire la difesa e non solo. Quindi questa è la migliore delle notizie. Come dicevamo nel pre-partita, se dovesse, siamo proprio alla prima occasione, quindi vedremo, ma se dovesse essere confermato lì, lavorato lì, ti risolverebbe anche il problema di avere 2 giocatori così forti come Bissek e Pavard, che però devono per forza di cose giocare uno alla volta. Quindi sarebbe una buona notizia anche per quello, visto che l'Inter ha bisogno poi di trovare un sostituto lì in mezzo. Non so se sarà questo il caso, però come prima prestazione direi molto, molto bene. Alzo un po' la mia valutazione su Bastoni rispetto a prima. Stavo riguardandomi la partita internamente, poi ho beccato un dato: 7 passaggi su 7 riusciti, passaggi lunghi per Bissek, 95% di passaggi precisi, con 6 palloni persi, 4 duelli aerei vinti su 4, 4 salvataggi e un tiro bloccato. Numeri importanti. Sul centrocampo, Simo, qual è la notizia di serata per te? Parti tu. Secondo me è la prestazione di Aslani che si meriterebbe il migliore in campo, perché era uno di quelli che arrivava nel momento peggiore, con tanti tifosi dubbiosi, tante critiche preventive. Invece ha messo in campo, al di là del gol, che è molto bello, ma è anche abbastanza episodico, onestamente, era calcio d'angolo, però ha fatto una buonissima gara. Abbiamo fatto notare più volte questa tendenza che si è visto proprio fin dai primi minuti ad andare molto verticale con la palla lunga, e proprio nei primi 5 minuti fa un lancio di sinistro a premiare un taglio di Arnautovic che è fatto con i tempi giusti, sia il lancio che il taglio, e oggi l'ho visto comunque presente e tranquillo. Ogni tanto ho percepito, come mia impressione, che Zielinski, ma non solo, in quei casi in cui venivano a prenderci alti e c'era volendo il passaggio per Aslani, ma non era proprio liberissimo e limpidissimo, preferiva non dargliela, cosa che per me con Çalhanoğlu non sarebbe successa, però può capitare, perché poi è anche una cosa appunto di abitudine, di feeling. Ma per il resto ha fatto una partita veramente ottima, e ripeto, meriterebbe il premio di migliore in campo anche per il momento in cui arrivava. Zielinski ha dei tocchi di palla di classe Spettacolare. pura, veramente spettacolari. Aslani mi è piaciuto molto, può entrare ancora di più nel vivo, però mi piace molto che finalmente, se non c'è Ciala, non devi giocare come se ci fosse. E puoi giocare con Aslani, che infatti è più verticale. E da qui, secondo me, io mi porto, Simo, tu hai parlato delle note positive, io mi porto su quelle un pochino più negative. Allora, su Frattesi c'è anche una forte corrente contraria, lo sappiamo, che però questa sera comunque, allora, intanto è stato messo proprio per sfruttare questa verticalità, perché dicevamo con Taremi e Arnautovic che verranno a fare molto movimento, chi riempie l'area di rigore? In alcuni casi è stato Buchanan che si è buttato dentro l'area, in alcuni casi è stato Frattesi che ha avuto una buona occasione e non l'ha sfruttata bene, e questo è un peccato. Infatti, come vedevamo nei numeri, nei dati che abbiamo portato prima della partita, Frattesi sta migliorando molto nella precisione dei passaggi, ma rispetto all'anno scorso paradossalmente è
calato come pericolosità offensiva. Sta facendo un lavoro secondo me per diventare ancora più inzaghiano, ma per ora non è ancora entrato dentro questi meccanismi e ne sta uscendo un pochino depotenziato. Quindi stasera fa una partita in ombra dove comunque la sua occasione a partita lui ce l'ha sempre, in ogni caso. Deve riuscire a sfruttarle meglio come riusciva l'anno scorso. Purtroppo a me è parso leggerino anche Buchanan, che non vuol dire, come per cortesia, è una prestazione più che sufficiente, secondo me. Stasera siamo tutti sopra la sufficienza, però ti aspetti qualcosina in più. Ecco, Buchanan forse è stata la nota un pochino meno positiva di oggi, almeno per quello che mi aspettavo. Aveva di fronte anche l'avversario più veloce in campo in assoluto, quindi anche questo magari ha messo in difficoltà. Paradossalmente ha fatto un paio di cosette buone giocando a sinistra, poi ad un certo punto. Te lo volevo dire infatti, lo volevo dire anche durante la partita, ma mi sono un attimo fermato, ma c'ho avuto questa impressione solo oggi, cioè da quando è passato a sinistra, ok che ha cambiato l'avversario, questo di fronte, questo può essere uno dei motivi, però mi è sembrato più a suo agio, paradossalmente. Non so perché. Le Sì. altre volte mi era sempre dispiaciuto vederlo entrare da quella parte. Invece quando è passato lì un paio di cose, proprio come sensazione, come se fosse proprio quel classico esterno offensivo che preferisce giocare a piede invertito. Non lo so, boh, vedremo nelle prossime. Aggiungo una piccola nota, giustamente Marco dice Bisek non va bene, secondo me centrale lascia troppo spazio alla punta non marcandola uomo. Non sono d'accordo, nel senso che comunque sono cose su cui puoi lavorare e quindi per me ci si può lavorare. Mi ricordo due situazioni in cui su un calcio d'angolo ero troppo distante da Lucca, però era un pallone veramente molto lontano dalla porta, quindi anche lì va considerato, e un'occasione dove comunque poi fa una grande chiusura in lettura in un secondo momento. Quindi non è un Acerbi oggi, gioca diversamente, però per me ne è uscito bene. Lucca praticamente non si è visto, se non quando si è buttato continuamente a terra con il suo solito modo di fare. Ma parliamo dei nostri attaccanti, Simo. Prima della partita tanti commenti contro questa coppia. Arnautovic molto discusso e segna e tra l'altro prima aveva conquistato quasi un calcio di rigore che per qualcuno era rigore netto, io personalmente non lo ritengo un rigore netto, ma mi è sembrato in partita soprattutto dopo il gol. Sì, non mi aspettavo una prova così positiva, ero uno di quelli che avrebbe voluto vedere Correa, quindi non mi nascondo, però ha fatto molto bene. Poi ci stavo ripensando mentre parlavi, in realtà tante volte Arnautovic al netto del gol ci ha fatto vedere prestazioni in cui si sbatte, viene incontro, anche in fase difensiva insegue l'uomo fino a quasi alla nostra area di rigore, ruba palla, non è la prima. La differenza è che oggi gli è uscito quasi tutto in questi casi e ci ha aggiunto anche un bel gol. Quindi la prova è molto positiva. Spero che possa aiutarlo come sembra aver aiutato Correa alla prova di Verona. Il gol non è banale, lo sto rivedendo anche adesso e insisto, non è banale né il tiro ma neanche la palla di Taremi perché gliela dà con i tempi perfetti. Come dicevamo per Correa, la migliore delle notizie sarebbe semplicemente averlo ritrovato, perché in una stagione con così tanti impegni servono tutti e se così come Correa pre-Verona sembrava un giocatore completamente perso, adesso lo sembrava Arnautovic, e dovesse tornare anche Arnautovic, penso che saremmo tutti contenti alla fine. Quindi me lo auguro. E Taremi, Simo, colpito un palo. A me dà l'impressione che quando ha la possibilità di venire incontro e di poter ragionare con il campo, con lo spazio, con il campo davanti, ma anche nello stretto, è di grandissima qualità. Gli sta mancando il gol, però questa sera è un altro piccolo tassello secondo me per Taremi. Sì, le volte in cui riceve con la palla fronte alla porta avversaria fa sempre vedere belle cose. Il gol di Arnautovic nasce da qui. Mi spiace tantissimo che abbia preso quel palo laddove c'è anche una buona percentuale di colpa sua, perché lì se non fai gol comunque è principalmente colpa tua e poi anche un pizzico di sfortuna perché appunto la palla va sul palo. Io in settimana dicevo anche che per gli attaccanti quando giochi tante volte
e non riesci mai a trovare neanche l'occasione di costruirti un tiro, diventa difficile proprio a livello mentale, perché l'attaccante può essere anche il più generoso del mondo, il più dialogante del mondo, però poi al gol ci pensa, e lui in carriera ne ha fatti tanti di gol, quindi poi uscire da questo loop non è facile, e io ho l'impressione, come dicevo anche altre volte, che da quando è iniziata la stagione, il precampionato no, da quando è iniziata la stagione, per esigenze della squadra gli sia stata tolta questa cosa di andare a fare gol, di andare a giocare vicino all'area, e deve riprendere un po' di feeling. Onestamente anche oggi non ha fatto un partitone, però sono d'accordo con te che comunque andrebbero prese anche le cosette positive di Taremi in questo momento. Franco Marelli, che ringrazio, dice: abbiamo dimostrato di essere affidabili anche nelle seconde linee. Per Arne Asllani gol importantissimi, anche il clean sheet per Martinez e Bissek centrali. Forza ragazzi, lottiamo per tutto. Grazie di cuore, mitico Franco Marelli, per il grande supporto, grazie mille. Grazie anche al nostro EC che ci sostiene sempre post partita, segnali positivi da tutti, e ti ringraziamo di cuore per questo grande supporto. Grazie davvero, mitico Franco Marelli, grazie EC, grazie a tutti voi. Simo, è entrato Lautaro Martinez del finale, si è mangiato un gol clamoroso, era anche in fuorigioco. Continua questo periodo, questo blackout, hanno provato a farlo sbloccare, non c'è riuscito. Gli altri subentrati, ecco, abbiamo visto anche Palacios nel finale, una gran bella giocata Palacios alla Bastoni nel buttarsi dentro. Questi sono secondo me un po' i principali temi. Adesso testa al Como, Lautaro è uscito anche con un colpo subito al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave, visto che poi c'è il Como lunedì sera e il Cagliari prima di partire per la Supercoppa italiana. Abbiamo altro da aggiungere? No, ci siamo. Sì, mi sembra tutto. Per la prima volta un ottavo di finale un attimino più tranquillo del solito, dai, senza aver bisogno di rovesciate di Ranocchia o gol di Sensi all'ultimo secondo. Fateci sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, e vi aspettiamo su passioninter.club per entrare a far parte della nostra grande community.